Siamo a maggio! Questo che cosa vuol dire? Iniziate a sentire dentro di voi quel mix di ansietta barra eccitazione per le vacanze di quest'anno. Adesso è infatti il momento perfetto per incominciare a pensare, a pianificare, a prenotare la vostra meta dell'estate 2017. Io volevo oggi darvi delle proposte, no? Darvi alcune destinazioni che secondo me sono molto carine, ma lo farò nel video del prossimo mercoledì, perché oggi volevo partire dalle basi. Come si fa a scegliere la destinazione perfetta per le vacanze? Il mondo, si sa, è vasto e pieno di infinite possibilità. Se siete totalmente a corto di idee, io vi fornirò una serie di domande a cui rispondere per poter restringere visibilmente il campo e riuscire a capire quale sarà la destinazione perfetta per voi. La prima cosa da fare però è dedicarsi al momento dell'ispirazione. E dove si trova questa ispirazione? Tutti ormai abbiamo uno strumento potentissimo. Rollo di tamburi. I social media! Potete cercare qualche articolo su Facebook, seguire qualche profilo Instagram che posta di viaggi. E io posto un sacco di viaggi, quindi se volete seguitemi. Oppure guardare dei canali YouTube dedicati a questo. Insomma, quello che volete. La parte dell'ispirazione è sicuramente la parte più divertente di tutte. Quando avete raccolto un po' di idee, magari avete riempito il vostro album di Pinterest di foto di destinazioni bellissime, iniziate a chiedervi che tipo di ambiente volete. Volete una bella spiaggia rilassante? Oppure volete una città movimentata, magari con dei musei? Vi piacerebbe più scatenarvi ad un concerto? O altrimenti una bella passeggiata in montagna per respirare un po' di aria fresca e scappare dall'afa estiva? È importante capire cosa fa per voi e per i vostri compagni di viaggio, se ci saranno. Ovviamente dovete mettervi d'accordo per non litigare per tutta la vacanza. Di cosa avete bisogno? Viaggio o di una vacanza? E badate bene che c'è molta differenza. Se il lavoro vi stressa e avete bisogno di staccare la spina e rilassarvi, liberare la mente, una vacanza è quello che fa per voi. Quindi scegliete qualcosa di più semplice, che non comprenda troppi spostamenti o troppe pianificazioni, un programma troppo ricco, e magari cercate di far organizzare le pratiche un po' più difficoltose da qualcuno di specializzato. Se invece volete un pizzico di sale nella vostra vita, volete vivere un'avventura, vedere il più possibile, scoprire nuovi posti e nuove culture, un viaggio è quello che fa per voi. Però attenzione, perché il viaggio richiede molte più energie rispetto alla vacanza. Scegliete bene con chi viaggiare, se da soli, con il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, con gli amici, con un viaggio di gruppo, e informatevi sulla sicurezza del luogo, specialmente se viaggiate da sole, e se il luogo offre un livello di difficoltà compatibile con la vostra esperienza da viaggiatore. E ovviamente alla fine ci stanno le domande più importanti, ovvero definite il vostro budget contando aerei, hotel, cibo, souvenir, attrazioni, eccetera eccetera, e capite quanti giorni avete a disposizione. Ovviamente se avete a disposizione 5 giorni non andate in Australia, ma questo penso che sia abbastanza chiaro per tutti. Già a questo punto dovreste avere un'idea più o meno di quale sarà la vostra vacanza di quest'estate, e potete anche aggiungere delle domande voi, però comunque sì, a questo punto la vostra scelta si è decisamente ristretta e quindi sarà più facile capire dove andare. La prossima settimana vi darò i miei consigli personali sulle mete più in di quest'estate. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo con un amico che sta ancora impazzendo perché non sa dove andare in vacanza quest'estate, e soprattutto commentate se avete già deciso invece dove andrete. Io vi mando un bacione, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!